Quest'uomo è il più forte mezzofondista d'Europa. Ha vinto 2 medaglie d'oro agli scorsi campionati continentali a Berlino, sui 1500 e sui 5000 metri. I suoi personali sono di 3 minuti 30 secondi e 16 e di 13:02 e 03. Per ora. Ah, dimenticavo. Ha 18 anni. Jacob Ingebrigtsen è uno dei talenti più cristallini del nostro tempo, non sono certo io a scoprirlo. Però gli ultimi sensazionali risultati mi hanno portato ad accendere la telecamera e dire qualcosina su di lui. Perché è così forte? Ci sarà tempo e modo di entrare nel dettaglio, in questo video vi darò solo un assaggio di chi è o di cos'è quella macchina chiamata Jacob Ingebrigtsen. Certe cose vanno dette a freddo. Ad ogni modo si tratta di un argomento così succoso che è bastato scavare poco per trovare della roba interessante. Si parte. Focalizziamoci su 3 aspetti. Jacob Ingebrigtsen è quanto più lontano possa esistere dall'etnia africana, puro candore nordico. Se c'è una cosa per cui mi sento di doverlo ringraziare è che piano piano sta buttando giù i pregiudizi per cui etiopi e keniani sono automaticamente migliori nelle gare di mezzofondo. Indovinate un po'? Non deve essere per forza così. Guardate qua, questa è la top 10 di quest'anno sui 1500 metri. Come vedete ci sono 6 atleti di provenienza africana e 4 caucasici. Jacob Ingebrigtsen si trova in seconda posizione. Più dietro c'è il fratello Philip. È anche il secondo più giovane in classifica e molto più avanti rispetto al primo. Conclusioni? Anche se fosse un atleta keniano, per l'età che ha Jacob sarebbe comunque considerato un incredibile talento. Qua la provenienza geografica non conta. E a questo punto potreste dirmi, bene 1500 che tanto i bianchi si salvano, ma i 5000? E in effetti qua ce n'è solamente uno. Il nostro amico Jacob, che è sì solo, si fa per dire, al 9° posto, ma è anche il più giovane. E considerate che il 5000 di Londra, che è stato anche il record norvegese, era pure il suo primo della stagione. E che questa distanza, che è pure la meno frequentata, è quella che ha le maggiori prospettive di miglioramento per il buon vecchio norvegese. Ed ecco lo stesso grafico, come vedete, con un po' più di punti per i 1500 metri. Secondo voi dove andrà a finire? Volete sapere il mio parere sul vantaggio genetico degli atleti africani? Non conta, o almeno non conta quanto siamo abituati a pensare. I geni sono molto importanti, il talento è dovuto in massima parte proprio a questo, però è una cosa molto più casuale, tirateci fuori la razza. Jacob e i suoi fratelli dimostrano che puoi avere culo ed essere fortissimo anche se europeo. Se poi in Africa sono milioni a tentare la carriera dell'atleta, mentre in Europa poche decine di migliaia, non è strano che là sotto venga fuori qualche campioncino in più. Che dite? A voi la parola. Quanti chilometri a settimana corre Jacob Ingebrigtsen? 170, se non di più. Sono 24 km al giorno. La settimana scorsa mi vantavo di farne 140. Siamo sopra la media dei professionisti europei e sicuramente dei suoi coetanei. Non stupiamoci poi se riesce a correre tante gare in una settimana in ogni periodo dell'anno sempre in ottima condizione. Il punto di forza suo e dei suoi fratelli, del team Ingebrigtsen come si fanno chiamare, è il padre allenatore, Geert. Un cicinin duro e invasato ma molto professionale. Non è la prima volta che il genitore allena figlio. Sappiamo che in questi casi è difficile trovare il giusto equilibrio, ma qua sembra che ci siano riusciti. Gert è contento di allenare e di sbraitare per ogni obiettivo mancato, i figli sono contenti di correre e correre. E poi è la cosa che conta per diventare forti, no? Ho dato un'occhiata ai social di Jacob Ingebrigtsen. Gestisce con freddezza nordica profili da centinaia di migliaia di followers. Prendete ad esempio questo, subito dopo il record norvegese su 5000 metri. Oggi 5 km in 13:02:03, il record nazionale. Grazie per tutto il tifo. Prego. Ma l'esperienza insegna che per capire il rapporto che ha un atleta coi social bisogna vedere le sue reazioni alle, per lui poche, delusioni. A marzo c'erano i mondiali di corsa campestre. Per un atleta come lui, abituato a primeggiare tra gli assoluti, non deve essere stato bello fare così tanta fatica tra gli juniores. E questo è il posto in cui racconta del suo soltanto 12° posto. È stato veramente divertente partecipare ai campionati mondiali di corsa campestre 2019 da Aarhus. Una gara dura, un percorso duro ed avversari altrettanto duri, ma tutto in una bella gara e con un sacco di esperienza. E grazie a tutti quelli che mi hanno incitato e supportato, mi avete fatto andare avanti negli ultimi 4 km. Chissà che gli ha detto Geert dopo quella gara. Comunque nessuna traccia di nella vita l'importante non è cadere, ma rialzarsi. Che noi delusi atleti italiani amiamo scrivere. Tanta concretezza, insomma. E ho appena scoperto che fa vlog in un canale YouTube. Collega. Ma la popolarità di Jacob non si ferma all'internet. Team Ingebrigtsen, giunta ormai alla sua 3ª stagione, è una popolarissima serie sulla televisione norvegese. Ne ho già parlato lo scorso anno.
Andatevi a recuperare il video. Con le telecamere che gli arrivano praticamente dentro il letto, è veramente incredibile quanto Jacob sia riuscito a mantenere riservatezza, umiltà e concentrazione. Quindi, riassumendo, un talento innato che sfida le leggi sulla superiorità africana, un atleta che si allena tanto e a cui piace allenarsi e che per questo motivo sta ottenendo grandissimi risultati, e un carattere fermo, tranquillo, forse un po' freddo, che ha resistito allo tsunami mediatico che gli si è riversato contro. Questi secondo me sono i punti di forza di Jacob Ingebrigtsen. Che, lo dico qui in post-produzione una volta per tutte, si dice Jacob. Ma ci tornerò sopra in un altro video. Il vostro parere a riguardo mi interessa tantissimo, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ciao atleti, io sono il Mezzo Puntiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.